Amici e guardoni della filosofia, ben ritrovati. Oggi abbiamo un video abbastanza impegnativo e cercherò di, come dire, rendere ragione al meglio delle mie possibilità della difficoltà e della profondità dell'argomento. Alcune informazioni di servizio però per incominciare. Numero uno, ancora una volta grazie per le iscrizioni al canale, siamo oltre i 2000, il che mi fa un enorme piacere, quindi mettete like, continuate a iscrivervi e commentate sempre copiosamente sotto i video. Informazione di servizio numero 2. E lo scorso video, quello sul film The Sadness, ha ricevuto un commento blastante da un utente anglofono, suppongo, o comunque che ha commentato in inglese, perché ha visto il video con la nuova funzione di YouTube del doppiaggio automatico dei video. In effetti la qualità del doppiaggio non è granché, perché non è che si capisca granché, è un doppiaggio fatto automaticamente in modo abbastanza rozzo e spesso le parole sono sbagliate, eccetera. E questo mi ha blastato con un commento terrificante, tipo "Ah, questa è spazzatura, che schifo, sei un incapace", eccetera. Mi scuso con l'utente arrabbiato, adesso cercherò di vedere se sono capace di aggiustare, come dire, il testo del doppiaggio automatico prima che il video vada fuori. Io, abbiate pazienza, sono un boomerone e sono un luddista tecnologico, per cui sono poco capace, poco pratico con lo smanettare con questi mezzi tecnologici qui. Va bene, dette queste cose, argomento del video. La domanda metafisica fondamentale. Allora, il tema del video è questo qui, cioè tratteremo di metafisica, che adesso vediamo che cosa sia, in particolare ponendo attenzione a come in diverse epoche della storia della filosofia e della storia umana in generale, mi verrebbe da dire, si sia data della metafisica una formulazione in una domanda fondamentale. Andiamo con ordine, però prima di tutto, che cos'è la metafisica? Allora, la metafisica è una scienza filosofica, è la principale forse in certo modo tra le scienze filosofiche, che si occupa, detto in termini generalissimi, di indagare la origine o i principi della realtà. Per cui, per fare un esempio, se noi ci interroghiamo, no? Ci poniamo la domanda, vabbè, ma non lo so, perché esiste l'universo? Questa è una domanda metafisica, oltre che fisica, ma poi diventa una domanda metafisica perché ci domandiamo quali siano i principi primi alla base dell'esistenza di un universo in generale, no? O tutto il discorso su Dio, quindi tutto il discorso teologico, se affrontato con gli strumenti della sola ragione, è un discorso metafisico. La teologia razionale è una parte della metafisica, e così via, e così via. Ora, naturalmente la metafisica è molto più ampia di così e comprende un'infinità di cose, però insomma, tanto per darne una definizione preliminare. Quindi la metafisica è la scienza che si fa le grandi domande ultime sull'origine e il senso della realtà, no? Ora, per ricapitolare, per riassumere in qualche maniera il senso dell'intera impresa metafisica, certe epoche hanno provato a formulare una domanda incisiva, una domanda fondamentale. Vediamo quali, secondo me, ma secondo diciamo la storiografia filosofica, quali sono le tre formulazioni della domanda metafisica fondamentale. La prima risale al mondo antico e alla filosofia antica e grosso modo suona così. Perché l'uno invece dei molti? Cosa vuol dire? Vuol dire che l'indagine metafisica antica, non tutta naturalmente, ma nelle sue linee che poi si sono dimostrate le linee più importanti, che hanno avuto più successo e più, come dire, più effetti, la domanda metafisica fondamentale diventa spiegare il motivo per cui da un primo principio, dato come in qualche modo autoevidente, potesse derivare la molteplicità, cioè io esisto, no? O almeno sembra che io esista, come pure sembra esistere questo computer e l'eventuale ascoltatore o ascoltatrice che mi sta ascoltando, no? Quindi esistono cose molteplici, cioè tanti enti finiti, cioè che nascono, che muoiono, che si spostano, che invecchiano, che mangiano, che bevono, eccetera, eccetera, tante cose, no? Ora, come si fa a spiegare il passaggio dall'uno, cioè da un principio primo che si suppone eterno e perfetto, all'esistenza di tante cose? Cioè, perché un primo principio perfetto ha creato tante cose, noi, il mondo, che siamo imperfetti, perché moriamo, nasciamo, moriamo, siamo soggetti al dolore, alla sofferenza, ad una serie di cose anche sgradevoli? Questa è la domanda metafisica fondamentale
nel mondo antico e diciamo la sua diciamo prima occorrenza vera e propria forse si ha con Parmenide, che molti di voi conosceranno, ma riassumo in breve per chi non lo conoscesse. Mi piace anche in qualche maniera invitare alla filosofia chi della filosofia non ha una, come dire, una conoscenza approfondita. Ecco. Parmenide è un pensatore fondamentale del mondo antico, il quale espone così eh, la sua tesi principale. L'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere, che è una cosa che suona un po' strana. Io quando la presento ai ragazzi, si fa in terza superiore, la filosofia di Parmenide, inizio dicendo, oh, oggi vi dimostro ragazzi che voi non esistete. Perché qual è l'idea di Parmenide? L'idea di Parmenide è questa qui ed è anche abbastanza accattivante nella sua semplicità logica, cioè ehm, noi poniamo come primo l'essere. L'essere ha la caratteristica, come il termine stesso dice, di essere. L'essere è. Ora, molti anche hanno sottolineato il fatto che questo strano uso del verbo essere come un sostantivo è dovuto al fatto che la lingua greca possiede l'articolo to, l'articolo neutro. Quindi nella lingua greca il parlante può sostantivare facilmente il verbo essere. Quindi essere, che in greco è einai, mettendoci davanti l'articolo diventa to einai, quindi l'essere, come se fosse una cosa, un oggetto, no? Parmenide dice che in buona sostanza solo l'essere è, cioè il mondo è composto da uno oggetto solo, l'essere, che lui immagina come una sfera perfetta, in modo metaforico, insomma. Io non esisto viceversa. Come non esisti tu, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, perché secondo Parmenide noi che siamo la molteplicità non esistiamo? Beh, perché io non sono te, tu non sei me. Io 100 anni fa non ero ancora e tra 100 anni non sarò più. Ciascuno di noi, ciascun essere umano, come ciascun oggetto del mondo, è un composto di essere e non essere, ma questo è illogico. L'essere e il non essere sono contraddittori. Una cosa non può al contempo essere e non essere. Perciò né io né tu, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, esistiamo. Esiste solo una cosa, l'essere. Ecco come Parmenide formulava e risolveva la domanda metafisica fondamentale. Perché l'uno perché i molti invece dell'uno? E Parmenide dice no, i molti non esistono, esiste solo l'uno. Ecco, questa roba un po' tortuosa, che cosa ci dice? Ci dice che nella mentalità filosofica e metafisica del mondo antico, diciamo, per la gran parte degli autori, come dire, vigeva una specie di assunto fondamentale, quello secondo cui ci fossero dei primi principi inconcussi di cui si fosse assolutamente certi. Per esempio l'essere, cioè che ci sia un uno, un primo, un oggetto metafisico primo che Parmenide chiama l'essere, Platone chiamava le idee, Plotino chiama l'uno, ecco che ci sia un livello metafisico eterno perfetto, questo è certo. E il problema diventa come spiegare la nostra realtà fatta di molteplicità imperfetta che nasce, muore, eccetera, eccetera. Questo per il mondo antico. Adesso veniamo però al mondo moderno. Nell'epoca moderna la domanda metafisica fondamentale diventa un'altra e diciamo la sua formulazione famosissima, qui abbiamo proprio nome e cognome, la dobbiamo al grande Leibniz, il quale in due opere del 1714 che sono i principi della... oddio, i principi della natura e della grazia, sì, i principi della natura e della grazia, di questi titoli improbabili, i principi della natura e della grazia e la monadologia, in queste due opere del 1714, esprime la domanda fondamentale della metafisica in termini molto semplici, molto accattivanti, cioè questi. Perché c'è qualcosa piuttosto che il nulla o perché l'essere invece del nulla? E questa è una domanda già molto più vicina alla nostra sensibilità, perché se il modo antico di fare metafisica partiva da questo uno, da questo essere che per noi non è così ovvio come lo era per loro, ecco che invece la domanda metafisica formulata da Leibniz è molto più vicina alla nostra sensibilità, cioè Leibniz fa un passo indietro, critico se volete, rispetto alla metafisica antica e dice, d'accordo, ma fermiamoci un attimo, perché c'è un essere, perché c'è un uno, perché c'è qualcosa in generale e non piuttosto il nulla? Ed è qualcosa di assolutamente evidente se domandato così, cioè in fondo perché siamo in un mondo che esiste? Perché esiste il mondo? Perché c'è qualche cosa invece del nulla? Questa è la domanda metafisica fondamentale formulata da Leibniz. Come la risolve Leibniz? In una maniera secondo me elegantissima, anche se diciamo molto contestata
dalla tradizione filosofica, cioè Leibniz dice che ehm, l'essere c'è perché Dio c'è, e perché Dio c'è? Perché Dio è necessario. Come dimostra questa cosa Leibniz? La dimostra in una maniera molto elegante. Dice, se Dio è possibile, allora è necessario. Ma Dio è possibile, cioè è possibile che Dio esista, nulla lo vieta, cioè non è autocontradittorio il concetto di Dio, allora Dio è necessario. Allora capisco che può essere un po' ostica questa cosa. Cosa sta dicendo Leibniz? Sta dicendo questo. Per definizione Dio è un essere perfetto. Essendo perfetto, deve anche esistere, perché tra le perfezioni è inclusa l'esistenza. Esempio scemo. La mia vacanza perfetta sarebbe andare in Russia, poniamo, no? Visitare la Russia. La vacanza che preferirei fare più di tutte. Però è ovvio che se io penso solo questa cosa è un discorso, se ci vado davvero in Russia, cioè se la mia vacanza in Russia esiste, è tutta un'altra cosa. Similmente, dice Leibniz, Dio è l'essere perfetto, per cui tra le perfezioni deve anche esistere, cioè non può essere una roba solo inventata, deve esistere, no? Inoltre, dice Leibniz, il concetto di Dio non è autocontradittorio, cioè un concetto che possiamo pensare, che non comporta una contraddizione. Se noi diciamo un toro che non è un toro, per esempio, questo è un concetto autocontradittorio. Noi non possiamo pensare un toro che non sia un toro, non ha senso, no? Se pensiamo al concetto di Dio, il concetto di Dio è un concetto pensabile, cioè che non comporta contraddizione. Perciò dice Leibniz, se Dio è possibile, Dio è necessario, cioè se possiamo pensare Dio, dobbiamo ammettere che Dio esiste necessariamente. Ma noi possiamo pensare Dio, possiamo farci un'idea chiara del concetto di Dio, e allora Dio deve esistere necessariamente, perché solo il pensarlo, solo il pensare il concetto di Dio ci costringe ad ammettere che Dio deve esistere perché è perfetto e quindi Dio esiste. Questa era la risposta che Leibniz dava alla sua domanda metafisica fondamentale, che come vi ho detto è un passo indietro rispetto alla domanda metafisica fondamentale degli antichi. Gli antichi presupponevano già che ci fosse un essere, un uno, un Dio se volete, no? Perché secondo loro doveva esserci un livello di perfezione metafisica eterna che spiegasse il nostro mondo imperfetto, cangiante, temporale, mutevole. Leibniz fa un passo indietro e dice: ma questo livello metafisico perfetto eterno c'è davvero? Con il suo argomento che vi ho adesso riassunto, lui dice sì, se noi ragioniamo metafisicamente siamo costretti ad affermare l'esistenza di Dio. Questo per quanto riguarda Leibniz. E noi? Secondo me una buona formulazione, una buona terza formulazione della domanda metafisica fondamentale la possiamo trovare in Schopenhauer, che scrive e pubblica poi nel 50, grosso modo, 1850-51, due tomi, cioè nell'edizione italiana sono due tomi, è un librone, che si intitola Parerga e Paralipomena, che tradotto in italiano sarebbe più o meno, non so, digressioni e aggiunte, come a dire, scritti vari. Cioè una raccolta di pensieri, scritti, riflessioni filosofiche di varia natura che lui pubblica verso la fine della sua meditazione filosofica, dopo che aveva già pubblicato le sue opere metafisiche e diciamo filosofiche fondamentali, tra tutte il famoso Il mondo come volontà e rappresentazione, pubblicato per la prima volta nel 1818, che è la sua opera fondamentale. In questo gigantesco, come dire, calderone di riflessioni filosofiche c'è un passo molto interessante che vi vorrei leggere. Si trova al paragrafo 109 del volume 2 dell'edizione italiana. Leggo. Dice: che il mondo abbia soltanto un significato fisico e nessun significato morale, ecco l'errore massimo, più rovinoso, fondamentale, la vera e propria perversione dei sentimenti. In fondo è anche ciò che la fede ha personificato come anticristo. Tuttavia, e nonostante le religioni, le quali tutte affermano il contrario di ciò e cercano di dimostrarlo nel loro modo mitico, quell'errore fondamentale non scomparirà mai dalla terra, ma continuamente, di tanto in tanto, rialza il capo, finché di nuovo l'indignazione generale non lo costringe a nascondersi. Questo è il passo molto bello di Schopenhauer, che è un autore che spesso scrive anche molto bene. Cosa sta dicendo Schopenhauer? Sta dicendo che considerare il nostro mondo come soltanto fisico, senza un significato morale ulteriore, è l'errore fondamentale.
Cioè a dire, parafraso, non possiamo accontentarci di una spiegazione fisico-scientifica del nostro mondo, dobbiamo trovare in questo mondo anche un senso morale, un senso, diciamo così, più alto. Lasciamo perdere Schopenhauer adesso, anche se sarebbe interessante parlare di queste cose con riferimento alla filosofia di Schopenhauer, ma prendendo spunto da qua mi verrebbe da dire questo, cioè secondo me se dovessimo formulare oggi la domanda metafisica fondamentale, essa suonerebbe così. Il nostro mondo ha soltanto un significato fisico? Questo è un passo indietro ancora rispetto a Leibniz. Come Leibniz aveva fatto un passo indietro rispetto agli antichi, questionando il punto di partenza degli antichi, l'esistenza necessaria di un essere o di un uno o di un dio, noi facciamo un passo indietro ancora rispetto a Leibniz e mettiamo in discussione, come dire, la stessa idea che si debba fare metafisica. Cioè, quello che voglio dire è che, secondo me, nella opinione comune, nel modo di pensare, generalmente diffuso tra di noi, cioè tra le persone, tra l'uomo della strada, insomma, no, del mondo occidentale. La questione è che abbiamo più o meno tutti un'immagine sostanzialmente naturalistica della realtà, cioè l'uomo occidentale medio, più o meno, mediamente colto, insomma, tende a pensare che tutto sommato la realtà sia una realtà sostanzialmente fisica, spiegabile con la scienza fisica e con la biologia. Cosa voglio dire? Voglio dire, se all'uomo occidentale domandiamo perché esiste l'universo, vabbè, perché c'è stato il Big Bang o altre teorie eventualmente alternative. Se all'uomo occidentale domandiamo perché esiste la religione, la risposta potrebbe essere perché ci sono dei meccanismi nel nostro cervello che hanno fatto sì che biologicamente sorgesse la religione. Ci sono una marea di studi su questa questione qui. Le scienze cognitive si sono molto industriate nel ridurre la religione a fenomeni che hanno a che fare con meccanismi evolutivi di sopravvivenza. Per esempio, una tesi classica, la selezione naturale ha favorito la comparsa della religione perché la religione favorisce la coesione sociale, per cui una tribù che ha una religione tende ad avere un senso di unità e di coesione sociale più forte e se dunque la tribù è più unita ha più chance di sopravvivere. Un'altra teoria, sempre presa dalle scienze cognitive di questa fattura evoluzionistica, è un po' più complicata, ma spero non troppo, spero di spiegarvela facilmente, la teoria della proiezione della gente, cioè succede a tutti noi tante volte. Siamo nel letto di notte che dormiamo, sentiamo un rumore e pensiamo, oddio, c'è un ladro. Magari in realtà è semplicemente il legno che scricchiola a causa dell'umidità, poniamo, no? Siamo nel bosco, sentiamo muoversi dei rami dietro di noi e pensiamo, oh, c'è qualcuno alle nostre spalle, oppure c'è un predatore. In realtà invece magari è soltanto il vento. No? Questo meccanismo che alcuni scienziati cognitivi chiamano iperriconoscimento, ci spinge a pensare che ci siano degli agenti, delle persone insomma, anche là dove non ci sono. Questo avrebbe una radice, diciamo, biologico-evoluzionistica, cioè gli uomini antichi e anche gli animali, no? Avrebbero questa tendenza a pensare che attorno a loro ci possano essere delle persone o degli animali, perché questo li mette, come dire, in allerta, no? Se io sono nel bosco, sento i rami che frusciano alle mie spalle e non me ne preoccupo, magari c'è davvero un assassino che mi pugnala alle spalle, no? La tendenza a vedere agenti dappertutto è una strategia evolutiva che porta, diciamo, chi ce l'ha, l'uomo primitivo, mettiamo, a stare sempre sul chi vive, a stare sempre in allerta e quindi a aumentare le sue chance di sopravvivenza. Questo meccanismo è stato letto da molti studiosi come l'origine della credenza negli dei, cioè vedo l'albero muoversi, penso che ci sia un agente e poi ci penso sopra ancora un po' e dico, beh, magari c'è una divinità, una specie di spirito in quell'albero lì, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete, cioè diciamo, le grandi conoscenze scientifiche sia del mondo naturale sia della mente umana che abbiamo accumulato hanno prodotto come dire, un modo di leggere il mondo naturalistico, così lo si chiama in filosofia, o anche se volete scientistico, cioè la tesi sarebbe che il significato del nostro mondo è semplicemente un significato fisico, possiamo spiegare tutti i fenomeni usando la fisica e la biologia, punto. Un altro esempio, la morale, no?
noi riteniamo che ne so, che l'omicidio di una persona innocente sia sempre sbagliato, no? Ma filosofi già dal 1800, i filosofi utilitaristi, hanno cercato una fondazione naturalistica della morale, dicendo azioni come queste o 100 altre azioni simili che causano dolore a qualcuno al limite lo uccidono, sono azioni sbagliate proprio perché causano dolore. Il dolore è qualcosa di biologicamente indesiderabile, per cui arrecare dolore a qualcuno è moralmente sbagliato, ma qui moralmente non ha un significato metafisico, non ha un significato superiore, è semplicemente un significato fisico-biologico, cioè il dolore è cattivo, il dolore è qualcosa che noi naturalmente non vogliamo. Ok? Quindi ecco, secondo me la vera domanda, spero di essermi spiegato, naturalmente qui diciamo i riferimenti culturali sono amplissimi come dire, vi dico soltanto ecco, che nella filosofia contemporanea ci sono tantissimi pensatori che cercano proprio di sviluppare una visione del mondo completamente naturalistica. Uno famoso, per esempio, è Richard Dawkins, che è un biologo, che ha scritto tanti libri anche, diciamo, per falsificare la religione, per mostrare che la religione è inconsistente, ma anche, non so, Stephen Hawking, per esempio, quando si occupava di filosofia si dedicava a questo tipo di progetto, cioè dare una spiegazione del nostro universo, del nostro mondo, esclusivamente fisica e biologica, cioè basata esclusivamente in sostanza su quello che le scienze ci dicono, che possiamo misurare, che possiamo controllare sperimentalmente, no? E quindi questa secondo me è la grande sfida metafisica oggi, cioè cercare di dimostrare che ci sia un altro significato oltre al significato fisico del nostro mondo, della nostra realtà. Che pensare a un piano metafisico abbia senso in generale. Diciamo, e concludo, mi rendo conto che è un video un po' faticoso e un po' tecnico questo, ma è faticoso anche per me, devo essere onesto, perché dovendo mantenermi in una forbice temporale abbastanza, come dire, limitata, devo condensare molto, no? Però diciamo, ehm, ci sono diverse obiezioni a una visione rigidamente naturalistica del mondo. Io ve ne potrei riportare diverse, ma direi mi soffermo a una per brevità, per ragioni di brevità. Eh, la questione è questa, cioè ci sono delle verità logiche che sono tali, cioè sono verità logiche. Se noi prendiamo una proposizione come, non so, l'albero è l'albero, oppure A uguale A, queste sono tautologie, cioè sono proposizioni che non ci dicono niente, ma semplicemente affermano nel predicato ciò che era già posto nel soggetto. A uguale A, l'albero è l'albero, no? Altre proposizioni diciamo di questo genere qui, cioè sempre vere, sono le proposizioni matematiche naturalmente, tipo 2 più 2 uguale a 4. Visto che siamo in un canale che si occupa anche di scacchi, se data una certa posizione sulla scacchiera abbiamo il bianco da matto in 3 mosse, e beh, questa è una verità universale, cioè data quella posizione lì, il bianco avrà sempre la possibilità di dare matto in 3 mosse. Quello che voglio dire è che c'è una serie, c'è una, come dire, una sfera, un insieme, no? Di proposizioni che sono sempre vere, che sono vere in tutti gli universi possibili. Cioè facciamo veramente fatica a immaginarci un universo nel quale 2 più 2 non sia 4, nel quale A non sia uguale ad A, eccetera, eccetera, no? Addirittura queste proposizioni sarebbero vere anche se non ci fossero universi, cioè anche in un universo vuoto resterebbe vero che A uguale A, che 2 più 2 uguale 4. Il punto qual è? Il punto è che non sembra si possa ridurre a qualcosa di naturale, di fisico, la verità universale di queste proposizioni. Cioè, altri aspetti della nostra realtà sembrano sfuggire alla riduzione naturalistica. Vi ho fatto l'esempio della morale, no? Ci sono dei filosofi che ritengono che la morale possa essere spiegata scientificamente e altri no. Un altro esempio classico è la coscienza, no? Molti sostengono che non basti quello che accade nel mio cervello per spiegare la mia coscienza, molti altri sostengono invece di sì. Cosa voglio dire? Questo è il famoso problema dei qualia.
mettiamo caso che io adesso guardi questo libretto, che è un libretto di Schopenhauer, no? Io vedo arancione, va bene, vedo il colore arancione, ok? Cosa succede? Succede che delle onde elettromagnetiche colpiscono i miei occhi e questo genera una certa serie di reazioni chimiche ed elettriche nel mio cervello, ok? Però questo è un discorso, ma c'è anche un altro discorso, il fatto che io, Andrea, stia percependo nella mia coscienza il colore arancione. E la mia percezione del mio colore arancione è qualcosa di assolutamente privato, personale, mio, soggettivo, mio. Mentre quello che accade nel mio cervello, quindi le reazioni chimiche ed elettriche, sono qualcosa di oggettivo, cioè uno potrebbe aprire la testa e guardare cosa succede nel mio cervello, no? Però se uno mi guarda nel cervello, vede i fenomeni chimici ed elettrici, ma non ha la percezione dell'arancione che ho io. Quindi secondo alcuni i fenomeni della coscienza, cioè la nostra coscienza, il nostro senso di noi stessi, la nostra percezione del mondo, è un'altra cosa rispetto a quello che accade nel cervello, mentre secondo altri, per esempio i neurofilosofi, la coscienza può essere ridotta al cervello, no? Ok, quindi ci sono alcuni ambiti che, diciamo, pongono numerosi problemi. Secondo alcuni sono riducibili naturalisticamente, secondo altri no. Ma nel caso delle verità universali necessarie, tipo A uguale A, non sembra ci sia un modo per spiegarle naturalisticamente, cioè non sembra ci sia un fenomeno fisico o chimico o di altra natura comunque osservabile, ripetibile, eccetera, che generi quelle proposizioni lì. Per cui verrebbe da pensare che ci sia, diciamo così, una sfera metafisica, un dominio metafisico, in cui abitino queste verità universali necessarie, dominio metafisico che sfugge, che non è riducibile al nostro mondo fisico. Spero di essermi spiegato. La questione è veramente complessa. Francamente questa è una delle questioni più complesse che la mente umana possa porsi, cioè nel nostro caso specifico la domanda se il nostro universo abbia un senso oltre il senso fisico o se abbia un significato oltre al significato fisico. Secondo me, ecco, mm, l'esempio che ho fatto, cioè l'esempio di proposizioni universali e necessarie, sempre vere, è un indizio per provare a pensare che il nostro mondo non abbia soltanto un significato fisico. Va bene, chiudo perché sono stato lunghissimo e spero non troppo tortuoso e non troppo complicato nelle mie meditazioni. Io vi ringrazio se siete arrivati fin qui, deve essere stata una fatica e quindi vi ringrazio due volte, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e come sempre vi ingiungo di fare molto molto i bravi. A presto cari!